Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Iron, è tantissimo tempo che non ci si vede, ma oggi andremo a vedere come fare le perline di carta. Come tradizione però, prima di iniziare bisogna lanciare la sigla! Se voi andate qui sotto nella descrizione troverete un link, questo link vi porterà direttamente alla mia pagina dove potrete scaricare un file che vi dico già è a pagamento ma costa veramente poco. Fidatevi e cliccate sul link e scaricatelo perché costa veramente poco. Cosa troverete praticamente all'interno di questo file? Un file con le istruzioni, che quindi questo file vi guiderà passo passo nel fare le vostre perline di carta, e praticamente troverete 3 fogli con 3 motivi differenti, quindi potrete fare 3 perline diverse. In realtà però all'interno di ogni foglio, quindi diciamo per ogni motivo, ci sono praticamente 3 dimensioni, quindi in totale con questi 3 fogli potrete fare ben 9 perline. Ma andiamo per ordine e andiamo per grado e iniziamo a vedere i 3 motivi che ho appositamente disegnato per voi, e quindi voi non troverete in rete ma li troverete solo ed esclusivamente se scaricherete il mio file. Le perline si distinguono per diverse ragioni. Abbiamo perline di forma diversa, ad esempio. In questo caso noi praticamente parliamo solo ed esclusivamente di perlina dell'Isse, però in altri video parleremo anche di altre forme. Come possiamo dare la forma ad una perlina? Se voi ad esempio prendete uno dei 3 fogli all'interno del mio file, potrete notare che il mio foglio è diviso in 2 aree, un'area A e un'area B. Per ogni striscia presente nell'area A c'è una sua corrispondente striscia presente nell'area B, ed è importantissima la striscia praticamente dell'area B perché è quella che poi andrà a dare la forma alla nostra perlina. Un altro motivo per cui una perlina si distingue da un'altra perlina è la dimensione. Infatti ho predisposto all'interno di ogni motivo 3 dimensioni diverse. La dimensione è data praticamente dall'altezza della striscia, infatti troverete strisce di 3 cm, strisce di 2 e strisce di 1 cm. Un'ulteriore differenziazione è invece data dallo spessore della perlina. Normalmente praticamente basterà unire una striscia di tipo A con una striscia di tipo B per creare il giusto spessore, ma nel caso in cui voi voleste creare uno spessore successivo dovrete unire più strisce di tipo A della stessa dimensione e concludere sempre comunque con una striscia di tipo B. Quindi in questo caso andrete a stampare più volte lo stesso foglio. Ultima considerazione da fare riguarda il foro della perlina, perché il foro della perlina cambia in base al supporto su cui andrete ad arrotolare la perlina. Io userò praticamente un bastoncino per lo spiedino, però diciamo che è possibile, se volete un buco più piccolo, utilizzare praticamente uno stuzzicadenti, come nel caso in cui voi vogliate avere un buco magari più grande utilizzerete un pennarello. Prima di lanciare il tutorial voglio dirvi un'ultimissima cosa, poi vi lancio il tutorial e vi assicuro che vi lascio in pace. Praticamente all'interno di ogni motivo che ho creato, ogni striscia è stata creata di 1 millimetro più grande. Infatti all'interno praticamente di ogni striscia ci sono dei segni di taglio, quindi voi dovrete tagliare la vostra striscia seguendo i segni di taglio e non tagliare la striscia lungo il bordo, perché altrimenti la striscia vi verrà comunque leggermente più grande, e anche per quanto voi possiate essere precisi taglierete comunque anche un micro millimetro di bianco del foglio, e questo vi porterà ad avere delle strisce bianche lungo la perlina. Come vi dicevo, per ora si tratta solamente di perlina dell'Isse, sono solamente 3 motivi, in futuro comunque ne arriveranno altre di varie forme e di vari colori per liberare comunque la vostra creatività, per creare braccialetti, collane, orecchini e per darvi magari modo di inserire le perline all'interno dei capelli nel caso in cui doveste avere dei rasta. Quindi diciamo che non c'è limite alla creatività, e su questa frase vi lancio il tutorial.
Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel pollicione in su ed iscrivervi qui sotto nel mio canale e che dirvi, il video è finito. Ciao ciao!